Ciao ingegneri e benvenuti in questo nuovo video. Quella di oggi è una puntata veramente speciale perché con oggi concludiamo la prima fantastica, entusiasmante, bellissima stagione del Polydilab e soprattutto decreteremo anche un vincitore della classifica finale. Per cui rimanete con noi fino alla fine. Ma prima di partire rinfreschiamoci un attimo la memoria su cos'è il Polydilab. Bene, il Polydilab è il nostro laboratorio di stampa 3D in cui stampiamo gratuitamente ed analizziamo i progetti che ci inviate proprio voi, i nostri follower. Ricordiamo l'indirizzo a cui inviarli, che è labpolyD@gmail.com. E vi ricordo che l'analisi dei progetti avviene tramite la valutazione di 5 criteri che sono: qualità del file STL, ottimizzazione del file per la stampa 3D, estetica e dettagli, stampabilità ed utilità del pezzo. E prima di partire vi chiedo di metterci un like e di iscrivervi al nostro canale perché ci aiuterebbe veramente tanto a crescere e a portare sempre nuovi contenuti. Ma non perdiamo altro tempo e partiamo! Sigla! Il pezzo selezionato dai nostri esperti è quello di Stefano e si tratta di una piastra per PC portatile. Il nostro follower per lavoro fa il disegnatore meccanico e ha iniziato a progettare in 3D già nel 2000. Stefano è un po' come il mio meccanico di fiducia, cioè una di quelle persone che crede che se un oggetto si rompe sia giusto ripararlo, per cui bravo Stefano, mi trovi completamente d'accordo. Per cui quando la scocca del suo fedelissimo PC portatile di ben 25 anni ha deciso di disintegrarsi a causa del normale deterioramento, in un primo momento ha cercato online i pezzi di ricambio, che però non erano più disponibili a causa dell'età del PC stesso, per cui ha deciso di armarsi di calibro e della sua abilità di programmazione per riprogettarla completamente. L'idea iniziale era quella di stampare tutta la scocca, ma oggi analizzeremo solamente la piastra d'appoggio e più avanti vi spiegherò il perché. E progettarla non è stata un'impresa semplice e nemmeno veloce, in quanto il fondo del PC presenta tantissimi dettagli fondamentali per l'aggancio con l'hardware e la conseguente riuscita del progetto. Tutti quei piccoli dettagli incastri che quando aprite il PC e cercate di richiuderlo non vi si richiude mai e quindi prendete il PC e lo lanciate alla finestra. E forse è per questo che si chiama sistema Windows. Ma scherzi a parte, ora è giunto il momento di presentarvi Stefano che ci spiegherà più nel dettaglio il suo progetto. Buongiorno a tutti, sono Stefano, disegnatore meccanico. Il pezzo che vi presento oggi rappresenta il tentativo di far fronte a un problema che hanno molti proprietari di computer portatile dannata. Si tratta di portatili che hanno qualche anno, con il semplice passare del tempo la loro scocca va in frantumi. E qui entra in ballo la stampa 3D, con la quale dovremmo riuscire a riprodurre ex novo il ricambio che ci interessa. Ho deciso di fare una base completamente aperta da posizionare successivamente in questo cofanetto. Questo telaio permetterà di inserire e disinserire l'intero gruppo hardware dal cofano senza doverlo smontare pezzo per pezzo. Ed ecco qua il pezzo, stampato come sempre in nylon PA12, ma non perdiamo altro tempo e analizziamo subito i criteri. Partiamo dal primo punto, cioè la qualità del file STL. La qualità del file in questo caso è impeccabile perché Stefano ha impiegato molto tempo per misurare minuziosamente tutte le dimensioni. E nonostante la difficoltà aggiuntiva dovuta all'ingombro dei becchi del calibro rispetto a elementi molto piccoli e molto vicini fra di loro, ha svolto davvero un ottimo lavoro, per cui voto 5 su 5. Passiamo all'ottimizzazione del file per la stampa 3D. Il progetto in realtà è un copia e incolla di una piastra già esistente, per cui non c'è stata tanta possibilità di ottimizzazione. In questo caso il voto è 3 su 5. Terzo criterio da analizzare: estetica e dettagli. Parliamo in questo caso di una piastra di un PC portatile di 25 anni fa, per cui l'estetica non può che essere un po' datata rispetto ai giorni nostri. Se per esempio penso ad una foto di me 25 anni fa per dire al mio matrimonio, l'estetica lascia un po' a desiderare. Per i dettagli meglio sorvolare. Ma come dicevamo poco fa, presenta comunque molti dettagli che sono stati riportati in maniera davvero molto fedele, per cui voto 3 su 5. Quarto punto, la stampabilità. Il disegno originale della piastra è stato modificato con l'aggiunta di un nido d'ape di rinforzo per evitare una forte deformazione planare dovuta alla geometria del pezzo. E come potete notare, il pezzo non è ancora perfettamente in piano. Infatti, le linee guida per la stampa 3D MJF consigliano di aumentare lo spessore della parete, oppure di aggiungere nervature nei pezzi in cui il rapporto lunghezza-spessore sia molto elevato. In questo caso possiamo comunque dare un voto di 3 su 5. Quinto ed ultimo punto, l'utilità. La piastra
piastra è senza dubbio utile, in quanto il pezzo originale è fuori commercio ormai da tempo. Stefano ha deciso poi di desistere dal progettare anche le parti mancanti, perché già il tempo per la misurazione e la progettazione della singola piastra era veramente tantissimo, quindi il progetto si sarebbe dilungato. Per questo ha deciso di montare la piastra su un pannello di rinforzo e di posizionare poi il tutto all'interno di un case di legno. Dobbiamo comunque dare un voto al pezzo, in questo caso la piastra è sicuramente utile, per cui voto 5 su 5. Quindi facciamo un breve riepilogo dei voti assegnati a questo progetto. Qualità del file 5 su 5, ottimizzazione per la stampa 3D 3 su 5, estetica e dettagli 3 su 5, stampabilità 3 su 5 ed infine utilità 5 su 5. E il voto finale, ottenuto sommando tutti i punteggi e dividendoli per il numero dei criteri, cioè 5, è quello di 3.8. Ma ora siete curiosi di scoprire la classifica finale e il vincitore? E allora, rullo di tamburi, il vincitore della prima stagione del Polydilab è... momenti di suspense che c'è in tutti i format, Leonardo Piro e il suo corpo farfallato. Quindi complimenti Leonardo e complimenti a tutti i partecipanti della prima stagione, perché siete stati davvero eccezionali. E grazie anche a tutti coloro che hanno inviato il proprio file e non sono stati selezionati. Ma non perdetevi d'animo, inviateci dei nuovi progetti all'indirizzo labpolid@gmail.com, perché sta per iniziare la seconda stagione del Polydilab. Spero che questo video e soprattutto questa stagione vi siano piaciuti, ma ci vediamo presto con la seconda stagione del Polydilab. Ciao a tutti e buona stampa 3D!